Per chi non lo sapesse e chi fosse interessato, io sono Stefano Manfredi, sono un trader autonomo e studente del mercato tutti i giorni e per sempre. Al video. Scommetto che anche tu hai visto The Wolf of Wall Street. Fantastico, io lo adoro, l'avrò visto più di una volta e continuo a riguardarmelo ogni tanto quando magari, che ne so, ho una giornata in rosso che perdo e magari sono un po' sconfortato, continuo a guardarmelo ogni volta e mi dà una carica pesante. Comunque sia, anche se è una storia vera, presa da una storia vera, eccetera, quello lì è solo un film. In realtà, nella vita reale di un day trader, il rischio si affronta in maniera diversa. Comunque sia, il day trading è l'atto di comprare un'azione, una share più share di un'azione con l'intento di farci un profitto. Quindi a volte si compra, che ne so, a $3 e si rivende a $3,30 nel giro di qualche minuto, una mezz'ora, un'ora, eccetera, e si fa il 10% di profitto, perché si vende a $3,30, sono 30 centesimi ed è un esempio. A volte ci sono delle azioni che muovono del 100%, 200%, a volte sono delle azioni che muovono del 5%, 1%, quindi bisogna ogni giorno, da dei trader, bisogna saper scegliere l'azione sulla quale lavorare. Ogni giorno è diverso, non ci sarà mai un trade uguale a un altro e non ci sarà mai un rischio uguale a un altro. Quindi ogni trade che si decide, si sceglie con la propria volontà, con la propria consapevolezza di affrontare, è un trade diverso, ok? Ogni giorno, ogni minuto, ogni ora bisogna essere sempre connessi con la propria mente al mercato. Il mercato ha una psicologia, è fatto di persone come me, come potresti essere tu, e di conseguenza ha tutta una psicologia interconnessa con tutte le persone che comprano e rivendono insieme a noi. Ed è questo che è affascinante del day trading. A me piace tantissimo perché mi dà una costante di attività mentale che mi tiene sempre connesso, sempre sull'attenti, sempre motivato a dare il massimo, ad apprendere cose nuove, perché ogni giorno non smetterei mai di imparare in questo mondo. Comunque sia, tornando al discorso rischio, che cos'è il rischio nel day trading? Il rischio è una questione emotiva. Ognuno di noi deve capire con la propria mente, stando dietro ai grafici, quanto è disposto a rischiare. E sulla base di cosa? Sulla base di come sta muovendo quella determinata azione. Azione come può essere la criptovaluta piuttosto che altro, ognuno ha la propria nicchia, si sceglie la propria nicchia di mercato. Io ho scelto le azioni. Ogni azione si muove con un'abitudine. Il mercato è molto abitudinario, perché appunto, essendo fatto da persone, le persone sono abitudinarie. Quindi magari ci sono delle persone che sono abituate a lavorare tanto su Apple, su Amazon, persone come me che sono tra le small e le mid cap. Una mid cap sono quelle azioni che vanno 20, 30, 40, 50, $60. Le small cap sono quelle che vanno dai $5 in giù. Insomma, io non lavoro sulle penny stock che vanno dal dollaro in giù, però le small cap e le mid cap muovono bene, a me piacciono per quello. Quindi quando trovi nello scanner, perché è quello che ti fa trovare le azioni giornaliere, quando trovi una di quelle azioni lì che magari hanno una novità nuova, una news appena uscita, fresca, magari della sera prima piuttosto che della mattina stessa,
magari hanno un buon volume. Un buon volume, il volume è lo scambio, quindi l'atto di compra-vendita di quel momento lì. Poi dipende che time frame stai guardando, no? Perché poi un day trader guarda il time frame più piccolo, quindi il minuto piuttosto che il 2 minuti come me, il 3 minuti, il 5 minuti, esatto. E poi il giornaliero, perché tramite il giornaliero tu riesci a capire quali sono i livelli più importanti sui quali lavorare nell'atto del day trading, ok? Insomma, ogni giorno ci sono delle opportunità diverse e vanno sapute cogliere. Ogni opportunità comporta dei rischi. Tutto questo crea una rete che deve essere consolidata nel cervello del day trader, ok? Il day trader, come vede un'occasione, un'opportunità, deve coglierla al volo, subito, senza esitazione, ed essere disposto fin da subito a andare in perdita, subito, e deve già sapere quanto perdere. Non puoi affrontare un trade pensando al profitto, non è possibile. È questo il rischio, ed è questo che è difficile. In realtà quando parli con tutte le persone, specialmente qui in Italia, siamo un po' chiusi. Quando parli con le persone ti dicono no, ma il trading è pericoloso, ti fa perdere tanti soldi. Ascolta, ma cos'è che non è rischioso? Vuol dire, tutto è un rischio, siamo una specie a rischio, siamo materiale ad alta rischiosità. Tutto ciò che facciamo nella vita è rischioso. Facciamo un esempio: sto guidando la mia bella macchina e mi mancano di precedenza, mi battono dentro. Non era rischioso? Però lo facciamo inconsciamente, lo facciamo tutti i giorni. L'atto di guidare la macchina lo facciamo tranquillamente perché siamo abituati, giusto? Siamo abituati a fare cosa? A tenere sotto controllo. Guardiamo a sinistra, guardiamo a destra, anche se abbiamo il verde, anche se abbiamo la precedenza e chi ci arriva da destra c'ha lo stop, ok? Io non lo so se quello che mi arriva da destra segue lo stop, io guardo lo stesso e guardo anche a sinistra e magari arriva uno in contromano. Esatto, cioè questi sono tutti i rischi che noi inconsciamente affrontiamo tutti i giorni. Se noi affrontiamo i rischi con una porta chiusa, no, io non voglio rischiare, io non corro nessun rischio, eccetera, ci troviamo come quelle persone che magari passano la vita intera a fare un lavoro che non gli piace, a vivere di insoddisfazioni, che poi alla fine sono piene di rimpianti e sono arrabbiati con il mondo. Non si vive così. Se uno vuole imparare a fare dei trading, non deve ascoltare le persone che non affrontano i rischi. Uno che vuole affrontare il lavoro, il processo di apprendimento del day trading, deve essere uno che è più improntato sportivamente. Che ne so, io faccio uno sport che amo tanto e caspita, durante l'allenamento, durante la partita, piuttosto che durante una staffetta, che ne so, dipende dallo sport, mi infortuno. Cavolo, mi sono infortunato, però non fa parte dei giochi. Fa parte dei giochi, ci si allena per quello, si fa attenzione per quello, si cerca di diventare sempre più forti, più resistenti, per quello, perché fa parte dei giochi. Il trading non è niente di diverso, il trading semplicemente devi accostare il rischio al denaro. Cavolo, quando metti il denaro di mezzo nel rischio, hai perso soldi. Fallimento, subito la parola fallimento qui in Italia, fallimento è una cosa che, porca miseria, hai fallito, sei un fallito. Qua quella parola lì è veramente pesante. In realtà un fallimento non è nient'altro che una persona che sta correndo, che si inciampa e poi si deve rialzare in piedi. È un errore. Tutti facciamo errori. A scuola ci insegnano che quando fai una verifica che è insufficiente, tu sei da castigare. E ti mettono il brutto voto e ti fanno sentire che non hai studiato, che sei un asino, eccetera. No, un errore è l'ottimo strumento di apprendimento. Cioè, senza errori nessuno impara. Senza la fatica il muscolo non cresce.
lo sport è fatto per quello, di fatica. E certo che non è confortevole. Ma cos'è che confortevolmente ti porta alla crescita? Cos'è? Non esiste nulla, te lo dico io. Il mondo del trading, come il mondo degli investimenti, è un mondo molto sconfortevole, perché ogni volta che tu devi prendere una decisione, fare un trade, cercare un'azione, hai sempre quella preoccupazione di, come dire, ma ieri mi è andata bene e oggi se perdo tutto quello che ho fatto ieri? Oppure ieri ero in rosso, ho perso e oggi? Se perdo anche oggi? Allora, che cosa devi fare? Controllare il rischio. Comunque sia, è un mondo che si apprende molto lentamente, ok? Se ci pensiamo, con gli investimenti, le banche cosa ti danno quando investi i soldi con loro? Il 5% all'anno? A dire tanto? Tu immaginati di comprare un'azione a $4 e rivenderla a $4,40, che è il 10%. E 40 centesimi ve lo assicuro sono veramente pochi, perché adesso ve lo faccio vedere, ve lo mostro al volo, poi chiudiamo il video. Il 10% in un giorno. Cioè, il fatto della difficoltà del day trading è che le persone guardano appunto il film come The Wolf of Wall Street, che è fantastico, e si fanno delle illusioni che sono al di là di ciò che possono veramente ottenere. Non è un mondo in cui si diventa ricchi velocemente e facilmente, no, purtroppo non è così, ma non esiste niente che ti fa diventare ricco velocemente senza far fatica, così, tac, niente, non esiste niente. Qui è un mondo dove bisogna fare tutto un processo di apprendimento, cercare di capire come muove il mercato, in base a cosa muove il mercato, a cosa ruota intorno al mercato, tutte queste cose qui, e poi andare a lavorare sulle singole azioni. That's it. Sembra facile a dirsi, ma fidatevi che non è facile a farsi, ma non è facile per la propria emozione, per la propria emotività, perché in realtà scegliere un'azione che si sta muovendo, comprarla e rivenderla è molto facile, aprire un broker è facilissimo. Comunque sia, adesso vi faccio vedere questo. Come potete vedere, adesso per esempio qui ieri c'era un'azione che si muoveva, no? Per esempio ieri mattina nel premercato c'era questa azione che si muoveva, ok? Grande volume, io l'avevo trovato nello scanner che vi ho fatto vedere prima, grande volume, e si poteva lavorare su questa azione. Guardate da che dollaro è passato, da $2 è arrivata a $3,40, $3,50 quasi, ok? Io ho sempre il 2 minuti, il 15 minuti e il giornaliero aperti come grafici, e nel giornaliero si guardano i livelli più importanti. Tutto questo arriva con l'esperienza. Senza esperienza queste cose qua non si riescono a fare e non riuscirete nemmeno a ottenere nemmeno un centesimo di profitto. Ma il fatto di avere già uno screener, uno scanner che ti trova in base ai dati che imposti tu, le azioni che più ti interessano, ti mettono già in vantaggio rispetto a chi ti dice no, è impossibile. Perché ogni giorno tu non puoi lavorare su Lucy, tu ogni giorno, magari Lucy ci hai lavorato oggi, ci lavorerai lunedì, ci lavorerai martedì, non lo so, magari di nuovo fra un mese, ma tutti i giorni non potrai mai lavorare solo su Lucy. Tu tutti i giorni lavorerai su azioni diverse, azioni magari da $1, azioni magari da $10, azioni da $30. Ogni volta tu dovrai sapere quanto sei disposto a rischiare in base al movimento che sta facendo, e in base al rischio poi avere un profitto. Che ne so, rischi 1 per fare 1, rischi 1 per fare 2.
eccetera. Tutte queste cose qua poi ne parleremo più avanti. Insomma, il trading, se fatto con la giusta intenzione, con la giusta aspettativa, con la giusta idea, perché è un lavoro, è un business a tutti gli effetti, il trading è un mondo semplice. Il difficile viene quando dobbiamo andare contro la nostra mentalità. Vi ringrazio per essere stati fino alla fine. Ti auguro una buona giornata e ti chiedo, se ti hai reputato utile e interessante il contenuto di questo video, di iscriverti, mettere like e magari, perché no, lascia un commento, chiedimi qualcosa, fammi delle domande, io sono qui per voi. Mi diverto a fare queste cose perché per me il trading è una passione, non è solo un lavoro e non vivendo nulla, quindi siamo qua. Scrivimi. Ciao!